Excel è utile per gestire diversi dati per contabilità, scorte magazzino, indirizzi ed altro. Spesso è comodo evidenziare con il colore le celle di una stessa categoria. Inseriamo dati per una traccia di contabilità mensile di casa, compresa una spesa che non sarà colorata. Suddividiamo le voci in 4 colonne: casa, cibo, trasporti, tempo libero. A fianco della colonna con gli importi delle singole spese, inseriamo un totale progressivo che verifichiamo un totale del mese. Non esiste una funzione che sommi o conti le celle con lo stesso colore di sfondo, ma esiste un modo per aggirare l'ostacolo in modo facile, senza script, sfruttando una vecchia funzione macro get.cell, in italiano info.cella. Controlliamo che sia attivo il menu macro con i sottomenu. Se non lo fosse, andiamo nelle impostazioni attivando tutte le macro. Ogni colonna di spesa ha un colore diverso uguale alle singole voci di appartenenza. Ad esempio autostrada e benzina sono in giallo come la colonna trasporti. Inseriamo una colonna. Andiamo nelle formule e clicchiamo su Definisci nome. Inseriamo i di colore nel nome e nella formula la funzione con argomento 38 che restituisce il colore di sfondo della cella classificando i colori da 1 a 56. Inseriamo la formula uguale i di colore. Il valore restituito compare nella colonna i di colore. Copia ed incolla per tutte le voci ed avremo valori numerici in base ai colori usati che potremo sommare e conteggiare. Iniziamo con le somme. Riga totale, colonna casa, usiamo somma.se. Prima si inserisce l'intervallo da considerare, nel nostro caso, la colonna I di colore. Il criterio per la somma di casa è il valore 46. Le cifre da sommare sono le singole voci di spesa dell'intera colonna chiamata uscite. Ripetiamo somma.se, cambiando i criteri. Il totale delle voci incolonnate per colore è diverso dal totale del mese. Questo perché avevamo una spesa non colorata con valore I di colore uguale a 0. Inseriamo una colonna anche per le non colorate. I totali questa volta sono uguali. Se vogliamo contare le celle colorate, basterà cambiare formula ed usare conta.se. Facile, non è vero? Ma soprattutto utile. Segui i nostri tutorial pratici su www.showtekis.com ed aiutaci a crescere. Grazie!